Buongiorno ragazzi. Siamo sempre qui a Torre Faro, qui sulla punta di Capo Peloro, luogo che ci ha accolto ormai già per una settimana intera. Oggi però ci spostiamo, raggiungiamo i nostri amici sotto casa loro, dove lasceremo Ciardi, perché ci accompagneranno in un posto molto molto bello e famoso da vedere. Quindi venite con noi e scoprite dove andremo stamattina. Buongiorno. Buongiorno ragazzi. Si comincia a sentire aria di primavera, Finalmente. Qua stamani c'è un bel sole e sono 15 gradi già di prima mattina, sono le 8:10 e già si sta piuttosto bene come temperatura, quindi promette insomma una bella giornata calduccina tutta la giornata, si spera almeno, perché nei giorni scorsi poi si è rovinata un po' di solito in tardo pomeriggio, però dai, stiamo andando verso un clima buono. Bene ragazzi, abbiamo lasciato Ciardi parcheggiato qui sulla strada, ora andiamo a suonare ai nostri amici che ci porteranno in macchina in questo posto molto bello da scoprire. C'è scritto, sai, Google Maps non è che ti dice molto, c'è scritto chiuso temporaneamente, potrebbe essere chiuso temporaneamente se avete da suggerire modifiche. Perché lei mi ha aperto un altro. Sempre lì il Duomo, perché mi dà vicino al Duomo, quindi. Vabbè, ora ci sta specificazione meglio. Poi col contrasto del cielo azzurro dietro è meraviglioso. Come on. La riconoscete quella, ragazzi? Siamo in un posto meraviglioso, avrete già indovinato. Eccoci qua ragazzi, ma dove siamo arrivati? Siamo arrivati a Taormina in coro. Come vedete abbiamo questo bellissimo panorama sull'Etna con la neve, perché Bellissimo. è praticamente innevato, giornata splendida. Esatto, stavo dicendo, è un contrasto eccezionale con il bianco della neve e questo azzurro del cielo e del mare che è una meraviglia. Siamo venuti grazie ai nostri amici che ci hanno portato, Angela e Marcello, perché loro hanno degli impegni qua e niente, ci hanno chiesto se volevamo fare un tour, visto che siamo prossimi a Messina, comunque è piuttosto vicino, e quindi diciamo abbiamo fatto la gita fuori porta. Abbiamo fatto sì la gita fuori porta. Ora andremo su a Taormina Alta, ci facciamo accompagnare. Poi loro hanno degli loro impegni e noi faremo un giro e ci ritroveremo più tardi. Benissimo. A fra poco. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, that's a bit, I won't pretend that it doesn't matter, that you're with someone else. In a way that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. Eccoci qua ragazzi, ora andiamo a vedere questa terrazza panoramica che dovrebbe avere un panorama di tutto rispetto. Se no non si chiama terrazza panoramica. Qui penso che ci sia da trattenere il fiato, perché questa è la terrazza. Ora andiamo ad affacciarci a vedere cosa si vede da qua sopra. Guarda che mare che c'è.
Questo, come che vedete qui, è il panorama che si gode da qua sopra. E quella là sotto che vedete lì è l'Isola Bella. Che altro nome potevano dargli, ragazzi? Guardate che mare, dove è incastonata, in un mare di smeraldo. Sì, vedete c'è quel piccolo tratto che congiunge l'isola alla terraferma e ci si può andare praticamente a piedi. Sì. Ci sono le barche che sembrano volare sul mare e quindi benvenuti a Taormina. It's hard to get over. You chose someone else, and best friend. Qui dal lato opposto c'è sempre l'Etna che la fa da padrone su tutta l'isola. Lì c'è anche la ferrovia che passa proprio a ridosso del mare. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit. I won't pretend that it doesn't matter. That you're with someone else. That's why I wrote you a letter. 'Cause you see, you write so much better than I speak. I need to tell you, you were my best friend. Allora, i nostri amici ci hanno lasciato qui davanti a questa mega villa, Che è la villa la comunale. villa comunale di Taormina, e quindi iniziamo il nostro tour proprio da qui, già che siamo qua. Bellissima, verdeggiante e per ora tranquilla. Sembra non ci sia nemmeno tanta confusione. Let's go! Guardate qua che vegetazione e che piante particolari che abbiamo. Questo è un siluro, è una riproduzione del siluro chiamato il maiale per la sua forma tozza, ed è un mezzo d'assalto che è stato usato nel 1941 per affondare 2 navi inglesi nel porto di Alessandria d'Egitto. Pensate che qui sopra ci stavano 2 palombari ai comandi di questo siluro, che era un siluro a lento tragitto, ed è una riproduzione storica di questo mezzo da guerra. E la particolarità è che la testata esplosiva era distaccabile, veniva collocata sotto la nave con il congegno di orologeria che praticamente permetteva di regolare l'ora della detonazione. In questo giardino infatti ci sono diversi mezzi bellici, ci sono dei cannoni, questo siluro appunto, ci sono anche delle statue alla memoria, e da questo lato abbiamo un bellissimo affaccio sull'Etna.
Ora ragazzi ci dirigiamo verso il famoso teatro di Taormina, che è l'emblema, proprio il posto più famoso di tutto il luogo, e c'è da fare questa scala. Sì, teatro greco. Perché il teatro si trova nel punto panoramico su in alto. Sempre così, E quindi dobbiamo fare questa bella scala. Però sono molto belline anche le viettine laterali. Sì. Si sa questo posto qua. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati all'ingresso del teatro antico di Taormina. Qui c'è la biglietteria, quindi ci mettiamo in fila, il biglietto costa 10 euro a persona, ma questo è un posto che vale sicuramente il costo della visita. Quindi ora facciamo il biglietto e poi entriamo dentro e vi portiamo con noi a vedere questo bellissimo teatro. Ok, verde, grazie. E voilà, siamo dentro, ho vinto anche un caffè. Non l'ho visto troppo tranquillo. Sì, perché io avevo voglia di caffè, ma non ho letto nel pensiero, e quindi perfetto. Siamo dentro e ora ci affacciamo subito di fronte a questa meraviglia. Allora, da questa scala si accede alla parte iniziale, quindi iniziamo il nostro tour all'interno di questo teatro. Qui abbiamo la mappa che ci mostra le varie fasi di costruzione, le varie epoche in cui è stato costruito. Sì. Si parte dal III secolo a.C. fino alle fasi seconda, terzo secolo d.C. fino alla quinta fase di cronologia incerta. In azzurro, in celeste. Sì. Ed eccoci qua ragazzi, siamo entrati ufficialmente dentro l'anfiteatro, wow, che è veramente bellissimo. Una sola parola, wow. Wow. Ora faremo poi un giro anche sulla parte alta. Qui vedete ci sono tutte le parti basse, con tutti i resti delle colonne, dei colonnati. Guardate che immagine bellissima, lì si vede l'Etna tutto imbiancato dalla neve. Ora andiamo piano piano sempre più in alto, guardate che panorama qua dietro che abbiamo. E da qui si entra proprio nelle tribune, nelle parti alte. Dicevano i nostri amici che Taormina si sta un po' risvegliando dal torpore invernale, per lo più ovviamente è costituita da ristoranti e hotel. Infatti siamo arrivati e abbiamo sentito parlare molto inglese, quindi ci sono anche adesso molti turisti, però diciamo che il clou arriva dal periodo di Pasqua in poi, ci dicevano, e abbiamo visto che stanno lavorando per riaprire, ci sono ristrutturazioni, cantieri, insomma si prospetta un'annata importante, almeno glielo auguriamo, insomma, perché è veramente una bella perla e merita, insomma, un bel afflusso di stranieri, di turisti, ma anche italiani, poi, perché non ci dimentichiamo che visitare certe bellezze, insomma, in Italia non vi dico sarebbe d'obbligo, ma quasi. Se poi si prosegue dal lato opposto alla visuale sull'Etna, abbiamo invece l'affaccio sul mare, e abbiamo un bel affaccio, direi. Ora, che mare! E che mare, ora lo scopriamo insieme. Mamma mia, hanno scelto una bella posizione per costruire il teatro. Guardate da questo lato come si affaccia sul mare. Quello probabilmente era l'affaccio dove ci siamo fermati prima. Sì, laggiù vedete C'è la terrazza là. C'è la terrazza dove ci siamo affacciati all'inizio. Ma ora ragazzi ci affacciamo qui dal cerchio più alto delle tribune e ci godiamo l'affaccio Fate tutti e il wow panorama. noi, Sì, preparatevi, preparatevi perché è veramente eccezionale. Faccio un pezzetto di video.
Questo è un posto molto bello anche per chi volesse godersi un bel tramonto, Già. compatibilmente con l'orario di chiusura del teatro. Sì, ora siamo in bassa stagione, diciamo, quindi chiude tipo nel pomeriggio. Sì, Però ovviamente in periodo estivo troverete sicuramente più affollamento. Potrebbe essere un'idea magari venire al tramonto, forse troverete un po' meno gente. oppure ne trovate di più. Oppure trovate di più perché si sono messi tutti d'accordo per fare il tramonto, per venire il tramonto. Vabbè, d'estate sì, c'è questo, però ora si sta bene, veramente. Uno dice ma vado d'inverno, no? A parte ora siamo già quasi in primavera. Sì, Però guardate, maglietta a maniche corte. io oggi davvero, ragazzi, ho lasciato sole anche picchia. il giubbotto invernale e se dico che è caldo io ci potete credere. Pensate poi che qui il teatro viene comunque usato per fare anche degli spettacoli, no? Sì, attualmente sì, quindi sicuramente magari ci saranno, immagino, delle serate estive dove l'ingresso sarà vincolato all'evento, allo spettacolo. Sì, insomma. fanno musica, fanno teatro, Concerti, insomma, Ci e sono- deve essere una cosa suggestiva. Vero. Sicuramente secondo me anche l'acustica, perché questi birbanti di greci e romani facevano le cose mica a caso. Certo, c'è Le tutto uno costruivano studio. con uno studio e quindi sicuramente l'acustica, non avevano certi microfoni di oggigiorno, l'acustica sarà eccezionale, anche perché noi effettivamente sentiamo parlare bene le persone che sono laggiù in fondo. Sì. I feel it coming, I feel it taking control. It's the hurt I imagine from us to nothing. There's something missing you stole, and it's a little tragic. I know I'm better off living without your love, but time and again my thoughts go back to when. Da qui si vede benissimo l'imponenza di questa tribuna, che pensate conteneva un numero altissimo di spettatori. Poteva contenere fino a 54.000 spettatori, con diciamo l'espansione del colonnato superiore. Anche Marta ha ceduto, si è messa in maglietta a maniche corte perché fa veramente caldo. Fa caldo. Finalmente è arrivata la primavera. E poi abbiamo guardato tutti i turisti e la cosa che toglie il fiato quando tutti arrivano nella zona panoramica è l'Etna innevato. Si sente ogni tanto wow, amazing, beautiful, perché parlano tutte le lingue, ci sono vari gruppi, è arrivato adesso anche un gruppo greco e ovviamente il teatro è una meraviglia, ma è praticamente la ciliegina sulla torta e l'Etna sullo sfondo. Che poi imbiancato con la neve assume un qualcosa di veramente... Sì, siamo felici di aver fatto questa scelta perché ti immagini tante cose, ti immagini che sia, ma quando ci sei dentro, con questa giornata poi, senza vento, Sì, con questo esatto. panorama, con questa meraviglia di vulcano alle spalle, cioè, non avrei altre parole sinceramente. Bene, facciamo un'altra passeggiata e vediamo un po' cosa ci riserva l'affaccio da quest'altro lato. Ed ecco qui l'affaccio su quest'altro versante. Lì c'è l'autostrada da cui siamo arrivati e l'Isola Bella, non so se si vede perché rimane qua dietro, e anche da qui c'è un bel paesaggio su questo mare spettacolare. Ma ora, visto che ho vinto il caffè, lo vado a ritirare perché mi è venuta voglia. Lo vado a ritirare qui alla caffetteria Belvedere. Infatti si chiama così perché ha questo bellissimo terrazzo di vetro che si affaccia su questo bellissimo paesaggio. I know I'm better off living without your love, but time and again my thoughts go back to when we were crazy kids with a lot of feelings, too proud to beg and too dumb for stealing. When I rode with you it was all downhill and losing control was a button. Com'è? Buono? È buono e poi bevuto davanti a questo panorama e gratis è ancora più buono. Hai capito il ragazzo? Gli è andata bene, gli hanno dato all'ingresso il buono gratis. Buono.
Io invece non lo prendo perché ora magno. Ora scendiamo verso il corso centrale e cerchiamo qualcosa per mangiare, tanto per cambiare. I nostri amici sono impegnati, come vi dicevamo, però ci hanno dato un po' di dritte su dove trovare cose tipiche, insomma. Hanno suggerito un posticino dove si mangia bene, e anche abbastanza in linea economici, perché qui insomma a Taormina a spendere una fortuna ci vuole poco. Ci sono hotel, insomma ristoranti piuttosto carucci. Diciamo che gli hotel sotto i 4 stelle è difficile trovarli. No. Di solito sono 5 stelle lusso. Con varie stelle Michelin. Con varie stelle Michelin, cioè praticamente sì. Ragazzi, qui ci sono i VIPs. Questa è zona VIPs. E tickets. E oggi facciamo i VIPs per un giorno. Che dite? Qui abbiamo uno dei tanti alberghi a 5 stelle, super lusso. Questo è uno, per esempio, il Grand Hotel Timeo, 5 stelle, Luxury, dove vengono tutti i VIPs. È proprio a fianco all'ingresso del teatro greco e ci ha detto la nostra amica che praticamente quando fanno gli eventi, i concerti nel teatro, insomma ovviamente musicisti, attori vanno poi ad alloggiare qui nel super lusso. Non potrebbe essere altrimenti. Ora andiamo a cercare il Duomo perché i nostri amici ci hanno indicato un posto dove poter mangiare proprio lì di fronte, dove si dovrebbe mangiare anche bene, a prezzi modici. È pieno di negozietti che vendono tutti i souvenir per i turisti e ci sono anche i pupi siciliani. Guarda che ceramiche meravigliose, guarda. Qui ragazzi stiamo facendo il corso di Taormina, che è la via centrale ovviamente. Per accedere qui nel centro storico di Taormina ci sono 2 porte che si chiamano Porta Messina e Porta Catania, che ovviamente sono rivolte verso le città omonime. Certo. Ovviamente è zona pedonale, qui non si può accedere con i mezzi. Ma meno male, perché è fruibile così per tutti e ce la gustiamo, ci sono un sacco di negozi, insomma sarebbe un problema se ci passassero anche le macchine. Ora facciamo il corso fino a Piazza del Duomo e vediamo se questo posto che ci hanno indicato c'è ed è aperto, altrimenti abbiamo anche l'opzione B. Esatto. Inutile dirvi che qui è pieno di locali dove mangiare, ma questo è normale, oltre che gelaterie, pasticcerie e negozi souvenir. E sono famose anche le viettine laterali che poi convergono tutte nel corso centrale, sono proprio carine perché sono fatte a più livelli, spesso sono scalini, ci sono dei negoziettini, delle cose carine, insomma se venite esplorate tutto. Via, andiamo a mangiare perché io ho una fame che ci vedo doppio, anzi vedo i cannoli giganti dalla fame. O è vero o è finto? Roberto, che è il mago del cannolo, ha creato i 10 comandamenti del cannolo siciliano. Già la prima non mi piace: non far gustare il cannolo alla tua compagna. No. Rischieresti di restar senza, proprio prosegue. Se da Porta Messina a Porta Catania hai perso tua moglie, non preoccuparti, un cannolo da Roberto sta per mangiare. Quindi è probabilmente lì. Esatto. La terza, se vieni a Taormina sul corso Umberto, un cannolo da Roberto ti devi gustare. C'è sempre Roberto di mezzo. Sì. E poi ce n'è tutta un'altra serie, ma io ho fame e quindi... L'ultima dice: sparati un cannolo e non ti sentirai solo o sola. Sì. Se volete leggerli tutti mettete in pausa il video e ve li leggete, perché noi si va a mangiare, perché non so voi ma io ho fame. Eccoci qua, siamo giunti in questa piazza che è veramente fantastica. Accecante. E anche accecante, c'è un sole allucinante. Guardate poi che terrazza panoramica sul mare. È un caldo atroce. Sì. Ragazzi, che faticata. ma quanto sarà bella Taormina? Se scale così, allenatevi prima. Fate una bella corsettina sul tapis roulant, perché
Noi siamo morti. Portatevi anche una bottiglietta d'acqua perché qui se fa questo caldo adesso mi immagino d'estate. Eh sì. Vi dobbiamo interrompere in questo punto perché ci siamo resi conto che Taormina ci ha finito le schede. Esatto, e soprattutto finito le batterie della GoPro e ma anche nostre. Sì. No, a parte gli scherzi, il video diventerebbe esageratamente lungo, quindi abbiamo deciso di farlo in 2 parti perché sennò insomma troppo lungo, quindi adesso interromperemo qui e poi vedrete in un secondo momento l'altra parte. La seconda parte, sì, perché c'è tantissimo da vedere e quindi la giornata è ancora lunga e quindi rimanete connessi. Esatto, ma poi più che altro perché vi vogliamo con noi. Certo. E quindi iscrivetevi al canale, rimanete fidelizzati a Marta e Fede e ai tichettiani. E se vi è piaciuta Taormina e soprattutto se vi è piaciuto il nostro video, mettete un bel mi piace e scrivete tanti commenti. Esatto, ci fate piacere, supportateci, fateci sentire la vostra presenza e il vostro calore. A noi fa molto molto piacere e ci date lo sprono per continuare a viaggiare e a portarvi con noi in questi meravigliosi posti italiani. Vi salutiamo, ci vediamo con la prossima puntata. A presto, Ciao a tutti. un bacione, ciao ciao!